Ciao a tutti, oggi parliamo di un problema sul Mini 3 Pro che colpisce alcuni esemplari e in alcune circostanze. Sto parlando del problema della condensa sulla lente. In alcuni casi, in alcuni esemplari, si è verificato un appannamento della lente che adesso sto simulando grazie al sole. Ci sono segnalazioni anche sul forum DJI. Ne parlo dopo la sigla. Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Questo problema è capitato anche a me durante una mia prova di range. Potete vedere la prova completa qua in alto nel video che vi linko in alto. Dopo un momento di overing, 1-2 minuti di overing per fare delle foto, sono partito per fare appunto un volo. E guardate cosa mi succede ad un certo punto. Ad un certo punto vedo come della nebbia. Infatti sul momento ho pensato fosse un banco di nebbia saloaria. L'avevo detto anche a voce nell'altro video che avevo visto, riscontrato una strana nebbia. Subito quindi non ho fatto caso. E in realtà questa nebbia in realtà non è altro che l'appannamento della lente, condensa che si è formata sulla lente. Vedete? Si è formata questa condensa, la lente si è appannata e ha questo effetto. Ma quanto dura questo effetto? Nel mio caso ho continuato il volo e anche perché stavo facendo una prova di range e quindi non mi interessava la qualità video, stavo verificando il segnale radio. Vedete? Persiste l'appannamento della lente, la condensa sulla lente e vediamo cosa succede. È ancora appannata nonostante io voli in avanti, quindi aria che colpisce l'obiettivo, aria comunque che anche dovrebbe essere abbastanza umida perché sto volando sopra degli alberi e quindi dovrebbe esserci una differenza di temperatura tra la camera del drone e la temperatura dell'aria che causa questa condensa. Ma continuiamo. Sto tornando indietro, sto continuando il volo e vediamo che piano piano questa condensa scompare. La lente non è più appannata, si è praticamente pulita. Vedete, adesso l'immagine è chiara e è ben definita. La condensa è scomparsa. Quindi è un problema che arriva improvvisamente e velocemente, ma nel mio caso è anche scomparso velocemente. Questo ha colpito un esemplare che adesso non ho più perché era un esemplare che ho avuto in prestito. Adesso è tornato il drone, il primo Mini 3 che avevo crashato e quindi adesso sto usando un nuovo Mini 3 che fino adesso non mi ha più dato questo problema. Però, come ho detto all'inizio, stanno crescendo le segnalazioni di persone che hanno riscontrato questo problema di condensa sulla lente. Ma quale potrebbe essere la causa? Non credo che sia il copri obiettivo, perché il copri obiettivo, come potete notare, è privo di vetrino, non c'è nessun vetrino, è soltanto una protezione. Secondo me una delle cause potrebbe essere il fatto che il gimbal camera si scalda, riceve anche calore dal drone dalla parte posteriore e durante il volo, se incontra un banco di aria più umida del solito, più fredda del solito, crea condensa all'interno. Condensa che però dopo poco, come abbiamo visto, se ne va, che è comunque fastidiosa perché se stiamo facendo un girato, una clip importante, ci rovina tutta la scena e dobbiamo rifarla. Se non ricordo male, a me è successo 2 volte questa cosa, 2 volte che è apparsa ed è scomparsa come abbiamo visto in questo video. Su un nuovo esemplare di Mini 3 che sto provando in questi giorni non è ancora successo. Abbiamo visto che il Mini 3 scalda parecchio, quando il volo riesce a raffreddarsi tramite eliche, comunque le temperature sono abbastanza significative. In particolare si scalda anche il gimbal camera, come possiamo notare, perché riceve anche il calore dalla griglia anteriore, quindi si scalda da solo per il suo funzionamento e riceve calore
anche dalla parte della griglia anteriore, dove dietro c'è una scheda, la scheda degli ESC che comanda i motori. La lente tende a scaldarsi meno, ma comunque subisce questa influenza, questo calore. Quindi un'ipotesi sulla condensa è appunto quella che, essendo il vetro, la lente calda, incontra un banco di aria più fredda del solito, con più umidità rispetto ad un momento precedente, come quando si vola sopra degli alberi, e avviene la condensa, che poi in qualche modo scompare. Quindi secondo me o la camera ha una piccola apertura che non è ben isolata dall'esterno, oppure ha dell'umidità che gli è entrata in fabbricazione, durante il processo di fabbricazione, che non è più uscita. Infatti con il Mavic 3, che è questo inquadrato dalla termocamera, non ho mai avuto questo fenomeno di condensa sulla lente e non conosco nessuno che lo abbia mai avuto, nemmeno in casi saltuari, mai. Eppure, come possiamo notare, anche il gimbal del Mavic 3 si scalda come si scalda quello del Mini 3 Pro, in particolare sulla parte posteriore. La lente subisce meno calore rispetto alla parte posteriore, però un po' di effetto, un po' di calore comunque gli viene trasmesso. Perché allora sul Mini 3 avviene la condensa mentre sul Mavic 3 non avviene questo fenomeno di appannamento della lente? Sinceramente non ne ho idea. Quello che posso consigliare a chi riscontra questo difetto sul Mini 3 Pro è quello di contattare l'assistenza e di verificare con loro quali azioni intraprendere, eventualmente spedirlo per una riparazione in garanzia. A quanto ne so io non sta colpendo tutti i droni, anche se è difficile capire perché è un problema saltuario che si presenta non sempre, quindi alcuni, come nel mio caso, potrebbero non essersi ancora accorti che il suo Mini 3 ha questo problema perché non si è ancora presentato, ma si potrebbe presentare in futuro. Qualcuno potrebbe chiedere come mai però non l'hai detto subito che ti faceva questo difetto? È semplice, perché quando me ne sono accorto non mi sono reso conto che fosse la lente appannata, anche perché dopo un po' è scomparso, come avete visto. Quindi quando si parlano di droni non sempre si riescono a riscontrare i difetti durante i primi voli, magari sono necessari molte prove prima di riscontrare un difetto che poi si ripercuote anche su altri esemplari. Tra l'altro avrebbe potuto essere soltanto il mio esemplare difettoso, e se riscontro un difetto su un mio esemplare non è che faccio un video dove dico che il drone non funziona, eccetera. I difetti capitano sempre, però in questo caso abbiamo visto che ci sono varie segnalazioni, è un difetto vero che può capitare. Quindi ripeto, se anche voi riscontrate questo problema della lente appannata, contattate l'assistenza DJI. Bene, direi che è tutto per ora, per il momento. Spero di non trovare altri difetti sul Mini 3 e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Grazie a tutti per l'attenzione, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti e buona continuazione. Al prossimo video con Quadricottero News.